Ciao a tutti, ben ritrovati in un nuovo video. Io sono Giacomo Rossi, sono un cantante e vocal coach e oggi andrò ad ascoltare Diana Ankudinova. È già da un po' di tempo che me la state chiedendo, dopo le reaction su Dimash. L'ho sentita nominare molto spesso, però io non la conosco. Sono andato a leggere pochissime informazioni su di lei e ho visto che ha un passato un po' traumatico e che comunque è diventata molto celebre in Russia già in giovane età, perché già a 14 anni stava già spaccando tutto. Qui oggi ho voluto analizzare Wicked Game, la sua performance, che ovviamente è una cover, che ha portato questo talent russo. Magari datemi voi informazioni più precise, scrivetemele pure nei commenti, così scopro qualcosa in più anch'io e conosco un po' meglio questa artista che sto scoprendo per la prima volta, non l'ho mai ascoltata prima. Io ovviamente dovrò interrompere l'esibizione più volte per poter dare un commento tecnico sulla sua voce. Se volete vedere il video originale senza interruzioni, lo trovate in descrizione. Andiamo subito ad ascoltare. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I need somebody like you. I never dreamed that I need somebody like you. Class. Stranissimo, veramente strana la sua voce, veramente particolare. È il primo aggettivo che mi viene in mente da dire, particolare. Allora, intanto consideriamo tutto il contesto. C'è una coreografia, scusatemi, una scenografia dietro bellissima. Ok, questo, anche i colori, sembra essere in un bosco di notte, quindi l'atmosfera è molto dark, molto tetra. A me piace moltissimo questa cosa, perché anch'io sono un fan di questo mood, ok, visivo, acustico, artistico in generale, ok? Sono un fan di Tim Burton, per esempio, da lunga data, e adoro questo tipo di cosa. E lei, la sua voce rispecchia perfettamente questo mood anche visivo, ok? Vorrei riascoltare dall'inizio perché lei ha una voce molto, molto scura, molto calda, però non solo. Non è solo questione di timbro, lei sembra proprio che col suo timbro ci giochi un po', e quindi sembra, questa è la mia prima impressione, perdonatemi, poi mi direte anche voi nei commenti se la pensate così anche voi, mi sembra che vada proprio a modificare il suo tratto vocale per creare questo suono molto, sembra quasi un suono maschile, nonostante lei sia una ragazza di 15 anni, perché qui è nel 2019, credo, questa esibizione, e quindi lei aveva 15 anni qua, ok? Era veramente giovanissima, ed è già molto matura però nel modo di cantare, sia come voce, perché ha già fatto ampiamente il cambio di voce, mi sembra evidente, però è molto matura anche nel come pronuncia le parole, come gestisce il palco, stando ferma però essendo magnetica allo stesso tempo. Interessante. Proviamo a riascoltare un attimo. The world was on fire. È bellissimo questo inizio. Parte con un soffiato senza nota. The word. Fa proprio così. E poi ci mette dentro la nota. Però anche come dice fire. È proprio curato il modo in cui lo dice. È molto emotivo. No one could save me but you.
bellissima questa cosa. No one, che nota è questa qui? No one. Ok, praticamente è un fa 3 per la classificazione internazionale scientifica, un fa 2 per la classificazione europea. È una nota già bassa per una ragazza, per una donna in generale. Lei mi sembra abbia una voce da contralto, per intenderci, quindi è un timbro già abbastanza scuro, però è comunque una nota bassa. E poi, dopo aver fatto questa nota bassa, tenendo un po' la laringe anche bassa, facendo questo suono, ok? Ovviamente lei l'ha fatto un po' meglio di come lo sto facendo io, e va a rimetterci il soffiato. Quindi il but you lo dice but you, lo dice così. Riascoltiamo. But you. Bellissimo. Sembra, non lo so, avete presente quelle situazioni da film horror in cui c'è la bambina posseduta e ti parla sussurrando? Ecco, mi ricorda un po' quel mood che mi piace tantissimo. It's strange what desire will make foolish people do. Anche qua continua a modulare tra questo suono soffiato, stavolta intonato, e questo suono sempre comunque molto leggero, ma con laringe bassa. Delle volte la tiene alta, delle volte la tiene bassa. Sembra quasi che ci giochi appunto con questa cosa. I never dreamed that I need somebody like you. Qua è particolarissimo. Intanto l'attacco l'ha fatto con un fry, perché la aiuta a chiudere meglio le corde, passando dal soffiato di prima. Qua invece va su un suono più addotto, più compresso, quindi questo fry la aiuta proprio a entrare sulla nota. E poi fa quest'altra variazione che non è semplicemente la laringe bassa, va proprio a modificare il tratto vocale per creare questo suono particolarissimo. Scusate qua. Questo somebody like, come fa? Adesso provo a farlo anch'io. Somebody like you, somebody. Sembra quasi che faccia una cosa del genere, però fatta da me sembro scemo. Fatta da lei è veramente interessantissimo, perché nonostante faccia tutte queste modulazioni, risulta molto efficace, molto originale e molto comunque spontanea nel farlo, anche se mi sembra che sia comunque abbastanza studiato questo suo modo di cantare. Poi non lo so, essendo molto giovane magari ha una forte dose di spontaneità, però è particolarissimo, non ho mai sentito fare una cosa così. Sembra quasi la voce di una donna presa e pitchata, non dico l'ottava sotto, però qualche tono sotto. Avete presente? Cioè prendete una traccia vocale, la modificate con un effetto e gli abbassate il pitch, cioè la nota, la fondamentale, e quindi sembra inscurita con uno strumento digitale, sembra quasi, però è evidente che non sia così. È lei stessa che modula la sua laringe per ottenere quel suono veramente particolarissimo. Qua continua. Class. Bellissimo. Come nella canzone originale di Chris Isaak, qui c'è un passaggio in M2, cioè in falsetto in questo caso, e dopo torna in voce piena in M1. Wanna fall in love. Ok, quindi c'è proprio un cambio di registro gestito perfettamente. Non è un cambio di registro particolarmente impegnativo, ecco, però l'ha fatto in maniera impeccabile, in maniera molto pulita, precisa, e sempre con questo suo suono particolare, con questa sua
reinterpretazione del brano che diventa veramente originale. What we did game to play to make me feel this way. Ah, ma era Igor Crotoi? È lui il giudice? Non l'avevo visto prima. Mi sembra lui, mi confermate? Vabbè, andiamo avanti, scusate. Feel this way. Ma che note ha fatto? This way. Quindi tocca un Mi bemolle 2, Mi bemolle 3, scusate. What we did game to play to make me feel this way. No, sta su un Fa, sempre il Fa di prima. What we getting to do to let me dream of you. What we getting to say you never felt this way. What we getting to do to make me dream of you. I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. Mamma mia, ma sembra veramente... Sembra finta, quasi. È stranissimo, sembra proprio che la sua voce sia modificata con un computer. In realtà spero proprio che non sia così, anzi non mi sembra proprio. Però è davvero particolare, ha un timbro strano, veramente strano, ma mi colpisce positivamente. Nel senso che a me lo strano piace tantissimo. Io sono sempre stato un fan delle cose creepy, delle cose strane, weird. Lei è proprio, è così senza offesa, anzi per me è un complimento, è veramente particolare, veramente particolarissima. Vorrei riascoltare questa parte, veramente stranissima. Sentite quanto tiene la laringe bassa e sembra quasi che restringa il suo tratto vocale in un certo modo per creare questo suono. Dream of you! Fa una cosa del genere. Assurdo, veramente particolare. What we getting to say you never felt this way. Passaggio in voce di testa, di nuovo, quindi prima era tutto di petto, adesso c'è un cambio di registro, così come tutti i fraseggi che fa dopo anche. What we getting to do to make me dream of you. I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. Bello anche il vibrato, bello sempre questo soffiato che mette su queste note in M2 e anche questi fraseggi sono molto precisi, sono dei piccoli melismi che fa su queste note alte, molto molto intonati, molto precisi, brava. E guardate com'è emotiva, guardate come il suo corpo e il suo sguardo seguono le sue emozioni e la sua voce di conseguenza sta seguendo le sue emozioni. Lei tra l'altro non sta facendo praticamente nulla, è ferma sul palco col suo microfono, con questa scenografia comunque imponente dietro di lei e intorno a lei, però lei non ha bisogno di fare chissà che per essere originale, per essere interessante, per catturare l'attenzione. Le basta la sua voce e la sua emotività, si vede proprio che mentre canta si mette anche un po' a nudo, mette a nudo le sue emozioni, veramente molto brava.
friend, and no one could save me but you. Particolarissimo questa cosa, interessante, vorrei riascoltare perché dopo c'è tutto questo crescendo in questa parte in cui si muove anche molto di più, apre le braccia in modo molto scenico e il suono diventa anche più pieno, più energico, più incalzante, anche la base è molto bella. Vediamo, riascoltiamo un attimo. Ok, qua fa un si bemolle 4, non vorrei dire una cavolata, però io qui sento un po' di autotune. Proviamo a riascoltare lì. Non so, a me sembra un po' di autotune. Se non c'è è veramente pazzesca, perché come fai a fare un fraseggio così preciso, veloce e sembra veramente appunto che ci sia l'autotune? Se non c'è è veramente incredibile. Se c'è ci può stare perché queste trasmissioni purtroppo, non per colpa sua, ma per colpa tra virgolette della produzione, per diciamo politica della produzione, cosa fanno? Nelle esibizioni registrate mettono degli accorgimenti, delle correzioni sulla voce per poi proporlo al grande pubblico. È una cosa che purtroppo so che si fa anche qui in Italia, so di programmi televisivi che purtroppo fanno proprio questa cosa, il che è un peccato perché è bello sentire dal vivo i cantanti con la loro voce genuina, pura, senza artifici, d'accordo? Vabbè, questo è solo un mio dubbio, magari poi mi direte anche voi nei commenti cosa ne pensate su questa cosa, però sì, ho un po' quell'impressione. Invece dopo... Anche qua si sente un po', Si sente proprio... Si sente così proprio, si sentono proprio i tasti del pianoforte quasi, no? E la voce non è un pianoforte. La voce è più simile, spesso, non sempre, è più simile a una chitarra. Non... Cioè, ok, non dovrebbe fare quell'effetto lì. Vabbè, comunque, secondo me qui non è colpa sua, è colpa proprio della produzione che ha messo questa cosa. Bellissimo questo sfiato in M2 che fa alla fine, no? Bello. No one could save me but you. E qua ritorna sul soffiato e su queste note basse come all'inizio. Molto interessante, mi piacerebbe vedere altre esibizioni dal vivo, ma dal vivo, davvero dal vivo, perché qui non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, però magari ascoltando altre esibizioni anche della stessa trasmissione o ancora meglio anche di altre performance che ha fatto, riesco a farmi un'idea un po' più chiara della sua voce, perché sono un po' così, un po' confuso, particolarissima, assolutamente, originale, molto emotiva, un timbro unico assolutamente nel suo genere, però vorrei approfondirla meglio. Bene, grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, se avete altre proposte per reaction da fare in futuro scrivetelo nei commenti. Vi aspetto al prossimo video, ciao!